Bentornati a EU-Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee. Torniamo a occuparci dei problemi che i comuni e le pubbliche amministrazioni hanno nel redigere, realizzare e rendicontare i progetti europei, sia finanziati da fondi di coesione che ad esempio anche col PNRR. Per fortuna i comuni meno attrezzati da questo punto di vista possono contare sull'aiuto dei colleghi. Il Comune di Modena è uno di questi preziosi alleati. Negli ultimi 24 anni ha aiutato tante pubbliche amministrazioni, comuni ma anche province, aziende sanitarie e addirittura enti privati a redigere progetti europei che hanno permesso loro di ottenere i fondi. Oltre 50 i percorsi avviati con le pubbliche amministrazioni in difficoltà. Ce le racconta Antonella Buia partendo dall'ultimo in ordine di tempo. Il Comune di Jesi ci ha contattato qualche mese addietro in quanto il sindaco e la giunta erano interessati ad avviare un percorso per la costituzione del cosiddetto Ufficio Europa, ovvero una struttura interna che si dedicasse in maniera sistematica al reperimento delle risorse dell'Unione Europea. Abbiamo cominciato questa attività di orientamento e assistenza tecnica ad altre amministrazioni nel lontanissimo 1999 e ad oggi abbiamo concluso 54 accordi di collaborazione negli anni con altrettanti enti pubblici. Per lavorare in maniera efficace con le risorse europee, ma più in generale con le politiche europee, un'amministrazione deve scegliere di investire tempo, risorse e personale dedicato che garantisca continuità in queste attività, proprio perché se si vogliono raggiungere obiettivi di carattere finanziario, di sviluppo del territorio, ma anche di crescita della cittadinanza europea, ciò richiede tempo e persone dedicate. Tanto lavoro da fare dunque, ma anche tanti mestieri diversi in due macro aree, politica e tecnico-amministrativa, con le relative differenze. Veniamo incontro alle esigenze che ci sono poste con attività che vanno dal sostegno all'individuazione delle risorse di personale da inserire in questi uffici nascenti o già nati che necessitano magari di una riorganizzazione, attività di carattere di informazione e sensibilizzazione verso gli amministratori locali che necessitano di capire bene cosa può l'Europa e l'Unione Europea in particolare portare ai loro territori, anche sfatando falsi miti relativi al tema che l'Europa possa finanziare tutto, una formazione specifica per le persone che lavorano negli uffici Europa sui temi dei fondi europei e della progettazione europea, quindi project management, gestione e rendicontazione di contributi europei su tutte le tipologie di fondi strutturali, gestione diretta e anche PNRR. Da ultimo anche attività legate alla cittadinanza europea, quindi ciò che l'Europa può fare per i giovani, le scuole, il mondo dell'associazionismo e, elemento più forte delle nostre convenzioni, dei nostri accordi, un'attività di assistenza tecnica a remoto o in presenza a Modena per gli enti con noi convenzionati, vale a dire che noi fungiamo da loro help desk fisico-telefonico nel corso delle convenzioni per tutto, quindi dalla ricerca dei bandi più appropriati all'analisi progettuale, all'approfondimento delle candidature. Ciò che non facciamo è scrivere progetti conto terzi, perché questa è proprio l'attività su cui gli enti devono misurarsi, chiaramente con un affiancamento robusto da parte nostra. Talvolta, tuttavia, non basta una formazione tecnica per realizzare un progetto europeo. Sotto la base tecnica ce ne deve essere una fatta di consapevolezza del funzionamento dell'Unione Europea, dei suoi meccanismi e anche delle linee di destinazione dei fondi e degli investimenti che possono essere compiuti, partendo da un assunto che aiuta a non farsi illusioni, e cioè, potremmo riassumerlo così, che l'Europa non è un bancomat. L'approccio con gli amministratori è sempre molto pacato ma chiaro, nel senso che uno dei nostri primi compiti è comprendere quali sono gli obiettivi che un'amministrazione si pone nel contattarci e aiutarli a realizzarli in un tempo che può essere medio-lungo, vale a dire un punto fondamentale è un ufficio Europa necessita di tempo, ma gli stessi amministratori hanno bisogno di comprendere le tipologie di risorse che i loro territori possono utilizzare e le difficoltà e l'impegno che
intercettare tali risorse richiede, anche in termini di cofinanziamenti o di visione strategica di un territorio. Non certo l'approccio mordi e fuggi sul bando, ma una programmazione anche del rapporto fra progettualità e bandi e strumenti di finanziamento. Con gli amministratori si approfondisce molto questo tema e devo dire che in alcuni casi abbiamo avuto grandi soddisfazioni laddove queste priorità sono colte e fatte fiorire. Con i colleghi più tecnici invece scendiamo molto nel dettaglio proprio delle tecnicalità della progettazione, quindi è un dialogo tra pari in cui trasmettiamo gli strumenti di lavoro, la famosa cassetta degli attrezzi, per fare in modo che colleghi come noi imparino il mestiere. Da alcuni ci siamo sentiti criticare perché creiamo dei competitor, ma questa non è ovviamente la nostra logica. La logica è l'opposto, mettere in grado la pubblica amministrazione generale di lavorare meglio con l'Europa. Prima di darvi appuntamento la settimana prossima, vi ricordiamo un appuntamento per chi ci segue in diretta. Dal 15 al 17 di settembre 2023 a Modena c'è il Festival Filosofia, un appuntamento ricorrente che quest'anno ha come tema la parola e al quale Europe Direct, che spesso ci aiuta a realizzare il nostro programma EU Factor, ha deciso di partecipare riflettendo proprio sulle parole che fanno dell'Europa ciò che è, inclusa la coesione. Il tema del festival, come sappiamo, è parola e noi abbiamo scelto di declinarlo con una installazione, una serie di attività per i cittadini dal titolo Parliamo Europeo. Non voglio svelare tutto, ma abbiamo scelto alcune parole chiave fondamentali per l'Unione Europea, le sue politiche, il trattato e le sue attività. Una mostra gradevole e leggera che i cittadini potranno visitare negli orari di apertura del festival, prolungati per il weekend, e soprattutto tanti giochi e quiz per giovani, bambini e adulti che vorranno misurarsi con le loro conoscenze anche linguistiche, perché chiaramente uno dei temi fondamentali è il multilinguismo, quindi la ricchezza linguistica che accomuna i cittadini europei. E allora sul sito comune.modena.it/Europe-Direct potete trovare anche i quiz, i giochi e le infografiche con i false friend, i falsi amici nelle lingue straniere e tanto altro che preludono alla partecipazione Europe Direct al Festival della Filosofia 2023. E c'è anche il quiz, il terribile quiz sull'Unione Europea, nel quale noi adesso proviamo a cimentarci sperando di non fare brutte figure. Quanti sono gli stati membri dell'Unione Europea? Vediamo tempo per rispondere. Contiamo fino a 3, 1, 2, 3, gli stati membri dall'uscita del Regno Unito sono 27, questa era facile. Quale di questi paesi non fa parte dei 6 stati che fondarono l'Unione Europea? L'Italia, i Paesi Bassi, la Francia o la Spagna? Proviamo Spagna. Risposta corretta. Che cosa rappresentano le 12 stelle dorate della bandiera dell'Unione Europea? Non possono rappresentare 12 paesi dell'UE, altrimenti gli altri 15 si sentirebbero esclusi. Un cielo stellato, unità, pace e armonia o 12 valori dell'Unione Europea? Proviamo unità, pace e armonia, vediamo. Esatto, terza risposta corretta. Come si chiamava il muro che divideva l'Europa in 2 blocchi? La muraglia cinese, diremmo di no, il muro del pianto è altrove, il vallo di Adriano è nel Regno Unito che non fa più parte dell'Unione Europea, diciamo il muro di Berlino. E poi come si chiamava l'organizzazione creata nel 1957? Chi ha la mia età o qualche anno in più se lo ricorda sicuramente, non è l'UE perché quello è il nome di oggi, non è la NATO, il Patto Atlantico, non è la CECA, era la CE, come ritroviamo anche in molti documenti. Abbiamo vinto 1600 punti, è una soddisfazione, insomma, nel suo piccolo. Andate pure sul sito, anzi sull'area Europe Direct, sul sito del Comune di Modena e andate a vedere tutte le altre attività. Intanto EU Factor termina qui.